Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche disponibili per amore e relazioni del primo semestre del 2025. Ragazzi, abbiamo la carta degli amanti. Molto bene. Diciamo che è una carta in tema con la lettura, è una carta che riguarda l'amore a 360 gradi, sia quello che proviamo per gli altri che quello che proviamo per noi stessi, l'amor proprio quindi. A volte fa anche riferimento ad una scelta da dover prendere, quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Sempre in descrizione trovate il link al video di presentazione del corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che partirà a gennaio 2025. E insomma, io nella descrizione, ragazzi, inserisco sempre le novità, le promozioni, e voi aprite la tendina, e insomma, poi per ogni eventuale informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Bene, questa è una di 4 letture che vado pubblicando per il primo semestre del 2025. Le prime 2 sono già online, quella generale e quella sulla crescita spirituale. Questa sarà sull'amore, le relazioni e gli affetti in generale e poi ne avremo ancora una sul lavoro e l'economia. Quindi se non la volete perdere, rimanete sintonizzati. Ok, partiamo subito con un fante di coppe, asso di coppe, abbiamo un 8 di bastoni, asso di bastoni. Ho come la sensazione che qualche cosa inizi. Diavolo, un altro asso, ragazzi, asso di spade. E la morte, che è una carta di fine ciclo e inizio di un altro ciclo. Sì, tanto amore devo dire, ho come la sensazione che potrebbe essere abbastanza movimentata la prima parte del 2025. Partiamo da questo fante di coppe, potrebbe far riferimento alla persona di interesse se ne avete una. Potrebbe anche essere un affetto non romantico, andiamo a vederlo. Tre di coppe e re di spade. Potrebbe essere come una proposta di celebrazione, potrebbe essere. Diciamo che potrebbe arrivarvi un invito. Parcheggiamo un'informazione. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Due di pentacoli, 5 di pentacoli. Dunque, l'asso di coppe di per sé è una bellissima carta. Mi parla di apertura del cuore, mi parla di innamoramento, mi parla di qualche cosa che, come vi posso dire, riempie il cuore. Vedete che la coppa è traboccante. Mm? Poi però abbiamo questo 2 di pentacoli, un 5 di pentacoli. Datemi una carta per il 5.
Uh. 7 di bastoni, cavaliere di coppe, ruote della fortuna e re di denari. Interessante. Guardate, qui ho un po' la sensazione che sì, effettivamente questa coppa sia traboccante, ma che sotto sotto ci sia come un sentimento. Allora, per qualcuno una paura di abbandono, per qualcun altro potrebbe essere un sentimento di, cioè paura di perdere quello che si ha, quello che si sta costruendo, o il potenziale nel caso non abbiate nessuno. E perché con questo set di bastoni effettivamente è come se lo difendeste un pochettino a spada tratta, come se qualcuno stesse aspettando una proposta, una grande proposta, il cambio globale della propria vita grazie a questa persona o a questa proposta. Qui è come se fosse tipo un accenno, potremmo dire. Si inizia a parlarne e qui è come se ci si aspettasse qualcosa in più. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo un 7 di coppe e un 4 di coppe. Voglio andare a vedere anche l'asso. 8 di coppe. E giudizio. Allora, ragazzi, devo dire che per qualcuno questa sensazione, questo 5 di pentacoli, è abbastanza importante secondo me, perché vedo come una sorta di atteggiamento di attesa, come ci dice il 7 di pentacoli, e di cecità, come ci dice il 4 di coppe, inerente a un certo dialogo, a un certo discorso, a un certo progetto. Potrebbe anche essere, per esempio, se siete in una relazione da un po', il discorso figli, no? Dove insomma magari si accenna, sì, poi se ne può parlare, ma alla fine non se ne parla mai. Sapete? E vedo come un atteggiamento di ok, va bene, resto lì perché io comunque voglio ancora quella cosa lì e aspetto che tu ti prenda il tuo tempo, che tu sia pronto o pronta. Però in realtà è un atteggiamento, considerato il 5 di pentacoli, in cui non state bene. Cioè, sì, aspettate perché sperate che questa persona vi faccia magari la proposta piuttosto che si faccia avanti, insomma, dipende in che fase siete della vostra vita, se avete già una relazione o no, comunque siete come in una fase di attesa, diciamo così. Poi arriva ad un certo punto questo giudizio. Io qui ho come la sensazione che potrebbero esserci novità, attrazioni fatali con qualcuno. Siccome ho un 8 di coppe e un giudizio, potrebbe essere qualcuno che già conoscete e che per caso potreste rivedere nel prossimo periodo o direttamente che potreste andare a trovare nel prossimo periodo. Come, ok, vado a trovare dei vecchi amici e lì incontro una persona che mi affascina. Perché vi dico così? Perché qua c'è anche il diavolo. Adesso andiamo a vederlo. 10 di spade e 4 di pentacoli. Voglio una carta per il 10 di spade. Regina di coppe. Guardate, ragazzi, la sensazione è che questa conoscenza sia così tanto bella da non volerla lasciar andare. C'è una connessione in particolare che avrete nel 2025, nel primo semestre, che sarà talmente bella. Scegliete voi se è quella dell'asso di coppe o quella dell'asso di bastoni.
anche se io tenderei di più su questa, però ehm, è come se facesse star bene. Andiamo a vedere l'asso di spade. È come se non voleste rinunciare a questo bel sentimento, a questa bella emozione, a questa bella passione. 8 di bastoni nuovamente ce l'avevate già qui e regina di bastoni. Voglio andare a vedere anche la morte. Quest'osso può avere una duplice traduzione, secondo me. 5 di spade per la morte, luna e fante di bastoni. Mm. Ehm, Se per caso questo asso di spade dovesse rappresentare una certa confusione mentale, perché magari siete tra due fuochi, una relazione che potrebbe già essere in piedi, una conoscenza che però insomma non vi porta da nessuna parte, piuttosto che una seconda conoscenza, una seconda persona con la quale magari si riesce anche a sentirsi vivi. mm? È come se ci fosse qualcosa di più o un potenziale maggiore con questa persona. Come ad un certo punto credo che terrete il piede in due staffe, in due scarpe, scusate. Ehm, Però ecco, una traduzione di questo asso di spade potrebbe essere il fatto che non capirete bene da che parte andare, avrete confusione. Potrebbe non essere necessario sempre parlare e dire tutto a tutti, cioè nel senso, prima capite bene quali sono le mosse azzeccate da fare in questa situazione, chi dei due eventualmente scegliere. Ehm, Però l'asso di spade, o come l'idea, perché sono due carte di comunicazione. Questa che è girata al contrario e quindi mi dice come se ci fosse qualcosa di nascosto, mentre questa invece parla proprio di comunicazione. E qui abbiamo una regina di bastoni. Allora, o per uscire da questa confusione mentale potrebbe venirvi bene parlare con qualcuno, con qualche amica, con qualche parente, madre, potrebbe essere anche farvi tipo un'autoeducazione con dei video di YouTube su che cosa sia giusto o sbagliato nelle relazioni. Oppure il secondo messaggio di questo asso di spade è di sfruttare la parola, il linguaggio, il modo di dire le cose, diciamo, per ottenere quello che volete. Non sto parlando di raggirare le persone, neanche di manipolarle, però di far vedere effettivamente il lato della medaglia che a voi interessa. Poi vi dico, abbiamo la morte. Io credo che questa carta degli amanti sia veramente la scelta per amor proprio, per amore di se stessi. Io credo che qui molte persone si lasceranno indietro il passato. C'è anche un 5 di spade, che è una carta che parla di nuovo di confusione mentale, la luna, cose nascoste, paure che potrebbero venire a galla. Se questo asso di bastoni fa riferimento a una persona del passato, potreste, diciamo, essere tentati a riprendere il discorso, o magari qualcuno lo riprenderà, ma poi è come se vi rendeste conto che no, il gioco non vale la candela, ho fatto bene a non mandare a monte magari la relazione 1 a favore della relazione 2. Va bene, andiamo a vedere settore per settore. Allora, vi dirò, se siete single, qui con questo bellissimo asso di coppe, asso di bastoni, e vabbè, ci abbiamo rovesciato, ma c'è un asso di spade, sento che potrebbe nascere qualcosa. Vi dico che in realtà ci sono parecchie persone che potreste conoscere, per le quali potreste provare interesse nel primo semestre del 2025. Una in particolare vi smuoverà sentimenti di amore, di calore, vi sentirete, come vi posso dire, vi darà speranza. Mentre con l'altra persona
è come se sentiste più chimica, più feeling. Sento che riderete tanto, mi fanno vedere due persone che ridono a crepapelle, come se ci fosse proprio una sorta di compagnia, di buon tempo, tempo di qualità trascorso insieme. E con questa seconda persona, secondo me, ci potrebbe essere come o una tentazione o un qualche cosa che va al di là della semplice tentazione. Però è come se dopo un po', dopo la fatica che farete a rendervi conto di certe cose, perché qui c'è una sorta di cecità, non voglio vedere quella roba lì perché mi fa comodo così, perché voglio rimanere nella mia zona sicura di comfort, preferisco aspettare che l'altro faccia il passo, invece che, scusate, invece che rendermi conto che effettivamente la mia attenzione sta andando da un'altra parte. Però comunque con questa morte sento che una delle due relazioni potrebbe finire, per qualcuno entrambe, perché è come se nessuna delle due fosse piena in questo momento di vita. Qui c'è sempre questa sorta di paura con il 5 di pentacoli. E comunque vi dirò che soprattutto con la persona che potrebbe ritornare dal passato, sento che sarà come una toccata e fuga. Presto vi renderete conto che è meglio lasciarla nel passato. Per chi ha una relazione, ragazzi, di lunga data, cioè diciamo ufficiale, più che di lunga data, avverto come una sottile paura nel dire le cose come stanno, nel parlar chiaro, come se ci fosse una sorta di passività da parte vostra, magari non tanto nel parlare, ma nell'agire, perché effettivamente qui ce l'abbiamo un 8 di bastoni che fa riferimento alle comunicazioni e qui ce n'è un altro. Ehm, Devo dire, allora, se la relazione va piuttosto bene, vi dico, per qualcuno ci potrebbe essere questa tentazione extra, comunque, potrebbero esserci anche parecchi impegni da gestire, e anche lì è un po' come se aspettaste di essere tranquilli per godervi la relazione, cioè questa 7 di pentacoli che fa riferimento all'attesa ed è un po' come, ok, eh, prima o poi non voglio vedere certi temi, e intanto aspetto, che le cose migliorino, che le cose cambino. Se la relazione va, insomma non va tanto, va così così, sento che qualcuno potrebbe non solo essere tentato da questa nuova conoscenza, da questa, nuova, strada, mettiamola così, potrebbe proprio trovarsi bene in questa nuova realtà e farsi delle domande sul: "Io voglio continuare una relazione così? Sono felice con questa persona? Da che parte pende il piatto della bilancia? Sono più i giorni in cui sono felice o i giorni in cui sono triste e arrabbiata con questa persona? Vale la pena?" Insomma, vi farete come una serie di domande e per qualcuno la regina di bastoni davvero può rappresentare un'amica, una conoscente, una blogger. Mi dicono blogger, magari a qualcuno fa riferimento, risuona. Ehm, insomma, potreste trovare conforto nel confrontarvi con qualcuno, magari di più saggio o di più esperto sul tema. E guardate, in realtà la carta della morte è una bella carta perché parla di una rinascita, è un rinnovamento e qui finiamo con un fante di bastoni, come se tutto questo processo vi facesse capire che ho la sensazione né uno né l'altro vi riempiono in realtà al 100%. Tenete presente che è una figura, quindi è come se alla fine del periodo ci fosse questa nuova prospettiva, per qualcuno risuona con l'amor proprio, l'egoismo, quindi no, penso a me, penso al fatto che io devo stare bene adesso, non devo vivere nell'illusione che forse in un futuro starò bene, perché non so quando sarà e non so se sarà così. Quindi c'è il taglio con certi modi di
pensare piuttosto che agire. Per quello che riguarda invece ragazzi, diciamo il tema figli, se avete dei figli, potrebbe essere, un anno di osserv un scusate, un semestre di osservazione. Ehm, cioè è come se vi dessero una notizia bomba e voi siete lì così con le braccia incrociate che li guardate e gli dite: "Sì, sì, voglio proprio vederlo sto film". Come se non credesse a quello che vogliono fare, a quello che, non credeste e non voleste credere. Cioè probabilmente, soprattutto se fanno mi parlano di rischi. Quindi potrebbe esserci qualche, diciamo lavoro, piuttosto che progetto da parte dei vostri figli, un po' rischioso e voi non approvate tanto, ecco. Quindi magari per qualcuno è un non prendere in considerazione quello che il figlio vi dice per questi motivi, no, per non dare energia alla cosa, in modo che prima o poi scenda da sola. Però niente di preoccupante, niente di che. Potrebbe scusate, però mi fanno vedere delle uniformi, quindi potrebbe essere collegato al discorso dei rischi di prima o qualche cosa legato ai pompieri o ai militari. Questo ve lo dico perché continuano a mandarmi immagini così, quindi se quando continuano così è perché lo devo dire. Allora, parliamo invece di famiglia. Allora, per quello che riguarda la famiglia, sia che sia la vostra, cioè quella che avete creato voi, sia che sia, quella di origine, sento che potrebbero esserci come dei traguardi raggiunti a livello di famiglia. Per qualcuno ci potrebbe essere una riconciliazione con un familiare, potrebbe essere o un fratello o un padre, dipende, dall'età che avete, però vedo come questa sorta di riconciliazione. Se parliamo di amici, di persone che vi stanno intorno, come vi dicevo, potrebbe ritornare qualcuno dal passato o potreste, per molte persone sarete voi che contatterete o che vi sposterete per andare a trovare questa persona che magari è tanto tempo che non sentite, oppure sarete voi a fare il primo passo nel telefonare o nel mandare un'email, un WhatsApp, qualcosa. Però è come se ci fosse un contatto perché con questa persona state bene. Cioè è come se vi facesse, vi infuocasse dentro, vi riaccendesse la fiamma. Posso darvi un consiglio per quello che riguarda i posti che frequentate, è come se ci fosse bisogno di cambiare un po' aria, sia per le persone, non gli cioè non i conoscenti stretti, diciamo il giro di conoscenti un po' meno in confidenza con voi, un po' meno stretti. È come se, perché c'è un diavolo qui, un 10 di spade, la morte, l'asso di spade quando è il contrario può parlare di lingue un po' troppo lunghe. Io ho come la sensazione che abbiate bisogno di aria fresca in questo senso. Potrebbero condizionarvi nelle scelte della vostra vita. Ok ragazzi, andiamo a vedere gli Ching che cosa hanno da dirvi. Che consiglio? Ossessione, avidità. Andiamo a vedere nel libro a che cosa fa riferimento. Vi ricordo che ho comprato il libro in un momento diverso rispetto alle carte, quindi le traduzioni sono diverse. Allora, nel libro viene tradotto con l'oscuramento della luce e la spiegazione dice così: anche nel colmo dell'oscurità si può e si deve resistere, rigidamente sorretti dalla propria volontà. Ciò è possibile quando esternamente si è flessibili ed duttili. Non bisogna mostrare naturalmente i propri sentimenti in questi tempi, perché se si vuole superare la miseria attuale
Ebbene, questa qui, guardate ragazzi, nel mazzo di Osho il 5 di pentacoli viene chiamato la miseria. Cioè, è impressionante come risuona sempre tutto. Perché se si vuole superare la miseria attuale è bene tenere un atteggiamento prudente. D'altra parte, la perseveranza deve vivere dentro di noi, non essere esibita esteriormente. Manifestare con troppa franchezza le proprie opinioni può essere pericoloso, quindi qui state zitti, il prossimo anno cercate di mordervi la lingua il più possibile, perché ci attirerebbe tenaci inimicizie. Quindi copriamo, nascondiamo la nostra opposizione e, anche frequentando la gente, non condividiamo l'andazzo generale, ma nemmeno critichiamolo clamorosamente. Per taluni caratteri fieri sarà duro doversi adattare, ma è necessario. Il lume arde nascosto, ma non si spegne. Wow, bellissimo messaggio e lo trovo molto centrato con la lettura. Ok, andiamo a vedere un mantra per sviluppare e migliorare l'amor proprio. Carta numero 26, mindfulness. C'è questa parola che non mi ricordo mai, awareness. Lo cerco un attimo. Vuol dire consapevolezza. Oggi faccio tutte le cose con consapevolezza, presenza e intenzione. Che bello. C'è un esercizio molto bello di consapevolezza, che è molto semplice, lo potete fare. Mi sento di dirvelo e quindi ve lo lascio. Quando le donne in questo caso si mettono la crema per il corpo, però suggerisco anche agli uomini in questo caso all'ascolto di farlo proprio per l'esercizio. Non fare il gesto di mettersi la crema così velocemente, perché magari non ho tempo, ma di prendersi quel quarto d'ora per ascoltare la sensazione che prova non tanto la mano che mette la crema, ma la pelle, la parte del corpo che riceve il massaggio. Ed è proprio come un esercizio per dire: ok, sono presente nel mio corpo, mi do quel tempo per rendermi conto di che cosa sento a livello del corpo. Va bene, andiamo a vedere una fatina, ragazzi. Purezza. Oh, che bello. Anche questa fatina ai fiori. Qui c'è oh, come si chiamano questi fiori? Una ninfa. E quasi quasi mi viene da suggerirvi come un bagno di purificazione. Potete, se non avete il bagno, avete la doccia, potete anche farlo con un incenso e poi immaginarvi, insomma, sotto una cascata per fare questo esercizio di purificazione. Ci sono un sacco di meditazioni online che spiegano come farlo. Bene, ragazzi, io spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail per fissare un appuntamento individuale oppure se volete andare a vostro ritmo vi invito ad abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così potete rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi auguro un inizio 2025 splendido e vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!